Terza puntata dedicata al design anonimo. In questa puntata parliamo di bicchieri e parliamo di un bicchiere che ha il nome di un supereroe. Lui si chiama l'Infrangibile. L'Infrangibile, un nome che è già tutto un programma e che ci dice subito che questo bicchiere è praticamente indistruttibile. Perché? Perché è uno dei primi bicchieri che vengono prodotti in vetro temprato. Viene prodotto attorno agli anni 50 facendo riferimento a un modello di bicchiere già presente nell'Ottocento. Questa cosa ci dice una caratteristica molto importante nell'Ottocento. Infatti i bicchieri si lavavano rigorosamente a mano, non esistevano le lavastoviglie e infatti vedete che la forma del bicchiere è perfetta per essere lavata a mano fino in fondo. Non solo, altra caratteristica, vi accorgete che all'interno il bicchiere è tondo per poterlo lavare bene, ma all'esterno nella parte bassa è invece un poligono regolare, esattamente un poligono a 12 facce. Tenetevi forte perché questo poligono regolare, questo dodecagono, risolve tutta una serie di problemi. Primo problema, questo bicchiere deve essere estratto dallo stampo quando è ancora caldo per velocizzare i processi di produzione. Il problema è che quando lo estraete ancora caldo, le pinze con cui lo estraete lasciano il segno. A questo punto tanto vale replicare questo segno a 360 gradi su tutta la superficie. Attenzione però, perché questo poligono regolare risolve anche un altro problema. Se il bicchiere si dovesse ribaltare, dovrebbe servire a fermare la corsa del bicchiere prima che faccia disastri. Tenetevi forte perché l'ultimo problema che risolve questo poligono regolare è veramente incredibile. Quello che non abbiamo detto è che questi bicchieri ovviamente sono impilabili, il che li renderanno ovviamente i bicchieri preferiti da tutti i ristoratori e il bicchiere da osteria per eccellenza. Si fa presto a dire impilabile, il problema è che se questo bicchiere superiore avesse alla base una circonferenza correrebbe il rischio di incastrarsi per sempre con quello inferiore, soprattutto se quello inferiore è pieno d'acqua, magari perché li state lavando. Si crea una specie di effetto ventosa. Per scongiurare questo pericolo, l'infrangibile è poligonale alla base. Cosa succede quindi in questa situazione? Che avete un dodecagono iscritto in una circonferenza, quindi rimangono degli spazi d'aria. Questi spazi d'aria servono a far fuoriuscire l'acqua eventualmente e soprattutto servono a ridurre la superficie di contatto tra i due bicchieri, in modo tale che non si incastrino uno con l'altro. Oh, bene, abbiamo visto come anche dietro un oggetto così semplice ci sia una storia da raccontare. Non solo, il bicchiere è un oggetto che appartiene allo scenario domestico, talmente tanto che negli anni 50 Achille Campanile ci costruirà attorno un meraviglioso racconto, dal titolo appunto Il bicchiere infrangibile. Trovate la trascrizione del racconto sul nostro sito internet, di cui vi lasciamo il link nei commenti. Mi raccomando, se vi è piaciuta questa puntata sostenete il canale, mettete mi piace e soprattutto iscrivetevi al canale YouTube. Ciao!